Bene, mi hanno detto di presentarmi da solo, buonasera. E con questo come presentazione direi che siamo a posto. Io parlo di Bibbia, quindi non parlo di Dio, quindi non parlo di teologia, o meno ne parlo come scienza che non dovrebbe occuparsi di Bibbia. Quello che io dico deriva dal lavoro che ho fatto prima per le edizioni San Paolo, per le quali ho tradotto 19 libri dell'Antico Testamento, di cui loro ne hanno pubblicati 17, tradotti dall'ebraico, e diciamo 17 perché gli ultimi due erano del 2010 e io nel frattempo ho cominciato a raccontare le cose che sto raccontando e quindi non li hanno più pubblicati perché ovviamente avrebbero dovuto pubblicarli ancora col mio nome. Dunque 3 giorni fa è uscito l'ultimo libro, quello pubblicato da Mondadori, che è Il Falso Testamento. Quando si entra nel merito delle traduzioni poi vengono fuori quei problemi dai quali non si esce, ma nel senso che non si esce neanche se si discute per decenni. Dunque noi stiamo parlando di una religione che ha delle caratteristiche un po' particolari. La prima è che è basata alle sue radici su un testo, l'Antico Testamento, di cui in sostanza non sappiamo nulla. Cioè non sappiamo quando è stato scritto, non sappiamo chi l'ha scritto, non sappiamo come fosse scritto in origine, non sappiamo come fosse letto in origine. Cioè non c'è una sola riga dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo, della quale possiamo dire, sappiamo con certezza che questa riga l'ha scritta quello là. Non ce n'è una sola. Anche i libri che sono, come dire, intestati, no? Tipo appunto Isaia, piuttosto che la tradizione li attribuisce a. Ma il fatto che l'abbia scritto Isaia non c'è da nessuna parte. Tant'è che se voi leggete le cose che dicono gli stessi docenti delle commissioni pontifici bibliche o docenti alla Pontificia Università Lateranense, per esempio cito Isaia perché ovviamente è il profeta più importante, no? Quello nel quale teoricamente ci sarebbero addirittura le profezie su Gesù Cristo. Provate a chiedere agli ebrei cosa sono quelle profezie lì e sentirete raccontare storie completamente diverse. E hanno ragione gli ebrei, ovviamente. In questo caso hanno ragione gli ebrei. Profezie di Gesù Cristo, su Gesù Cristo non ce ne sono. Isaia, i primi 39 capitoli scrivono questi docenti, come il professor Penna, li attribuiamo ad Isaia perché non abbiamo motivi seri per negarlo, non perché sappiamo che li ha scritti lui, perché non abbiamo motivi seri per negarlo. I capitoli dal 40 al 55 sappiamo che non li ha scritti Isaia, li ha scritti uno che convenzionalmente chiamiamo il Deutero Isaia, cioè il secondo Isaia. E lo chiamiamo così perché non sappiamo chi è. Solo che questo qui ha scritto 2 secoli dopo il primo. Gli ultimi capitoli li ha scritti uno che chiamiamo il Trito Isaia, cioè il terzo Isaia. E lo chiamiamo così perché appunto non sappiamo chi è, e ha scritto alcuni decenni dopo il secondo. Quindi nella migliore delle ipotesi il libro di Isaia è stato scritto, nella migliore delle ipotesi, da 3 persone che hanno scritto nell'arco di 250 anni. No? Sarebbe come dire che la Divina Commedia, l'inferno lo attribuiamo a Dante perché non abbiamo motivi seri per negarlo, il Purgatorio l'ha scritto il Deutero Dante che ha scritto 2 secoli dopo Dante, il Paradiso l'ha scritto il Trito Dante che ha scritto alcuni decenni dopo. E poi se alla fine dicessimo, dunque la Divina Commedia l'ha scritta Dante, ci metteremmo tutti a ridere, no? Ecco, questo è. Se poi prendiamo il libro di Isaia, quello da cui diciamo derivano le Bibbie che abbiamo in casa, e lo paragoniamo con il libro Isaia trovato nei testi di Qumran, che è più antico di questo qui, ci sono almeno 300 varianti. Quindi se anche volessimo dire che il libro di Isaia l'ha scritto lui, dovremmo chiederci quale dei 2 ha scritto. Perché se ci sono 300 varianti, o ha scritto l'uno o ha scritto l'altro. Quindi la Bibbia è una roba del genere. Quello che scrivono i biblisti israeliani, ad esempio, tipo il professor Röfe, è che l'unica certezza che noi abbiamo, per quanto riguarda i testi antico-testamentari, è che
La Bibbia che abbiamo noi oggi non è uguale a quella scritta in origine. Perché ogni volta che la scrivevano, la ricopiavano o la scrivevano sotto dettatura, la cambiavano. Quindi l'unica certezza che abbiamo è che non è quella scritta in origine. Ok? Quindi questo rappresenta un po' la base, cioè la radice delle verità assolute, no? Che ci vengono presentate. Dicevo anche che non sappiamo come fosse letta, perché siccome l'Antico Testamento, come tutte le lingue semitiche, è scritto senza vocali, perché le lettere non esistono, le vocali, esistono i suoni, che però non venivano mai scritti, finché a un certo punto, tra il VI e il IX secolo d.C., qualcuno, nella fattispecie i Masoreti, diverse scuole, tante scuole anche in contrasto l'una con l'altra, poi diciamo così si è imposta la scuola dei Masoreti di Tiberiade, hanno messo i puntini e le lineette per indicare come dovrebbe essere letta, ma fino a quel momento lì ciascuno la poteva leggere un po' come voleva. E c'è una parte dell'esegesi ebraica che ancora oggi toglie quelle indicazioni vocali che ne mette altre e in alcuni casi cambiando sostanzialmente il significato dei termini. Quindi questo è il libro da cui si ricavano le certezze, ma vi faccio un esempio. Per esempio qui c'è scritto tvl, si scrive da destra a sinistra, tvl. La lingua ebraica è fatta sostanzialmente da 500 radici di 3 consonanti l'una. Mettendo tutti i vari suoni vocalici si costruisce tutta la lingua. Se noi mettiamo una E ebraica, sono esempi biblici, si legge tevel e significa terra, universo, mondo. Se mettiamo un'altra E, cioè aggiungiamo un puntino qui, si legge sempre tevel, ma significa rapporto sessuale di una donna con un animale. Se togliamo questi due puntini è terra-mondo, se mettiamo questi due puntini è rapporto sessuale di una donna con un animale o di suocero con nuora. Quindi fino a quel momento, fino a che rimane tvl, è sospeso. Acquista il significato quando gli aggiungiamo i suoni vocalici. Quindi questo è, diciamo, l'Antico Testamento, molto in sintesi ovviamente, molto in sintesi. Un testo fatto così. Come tutti i testi semitici, cioè non è che questo sia speciale. Anzi, il problema è che l'hanno fatto diventare speciale, ma non lo è come tutti gli altri, esattamente come tutti gli altri. Il fatto è che per fortuna sugli altri non sono state costruite, diciamo, no, delle religioni, ma questo qui invece purtroppo è stato utilizzato dalla teologia. Allora, quindi la base è questo testo, un testo che non sappiamo chi ha scritto, quando l'ha scritto, come fosse scritto, come fosse letto. Dopodiché, quelli che ce lo presentano, cioè diciamo coloro che hanno costruito la religione, che ne sono tuttora i detentori e sono quelli che la predicano, sono quelli che la diffondono, voglio essere buono, ma buono. Nel 95% dei casi non conoscono la lingua nella quale questo libro è stato scritto. E riferisco a papi, cardinali, vescovi, teologi, sacerdoti, catechisti. Tutti predicano ciò che ci sarebbe scritto in questo libro, che è fatto così, come vi ho detto, ma non conoscono la lingua nella quale è stato scritto. E siccome la cosa che viene, una delle tante accuse che mi vengono rivolte è ma tu lo sai, no? Che ogni volta che si fa una traduzione in realtà si compie un tradimento, cioè tradurre è un po' come tradire, perché chi traduce ci mette nel suo. Benissimo, sono assolutamente d'accordo, ma la cosa non va rivolta soltanto a me, va rivolta a tutti quelli che hanno tradotto. Quindi, chi ci predica questo libro qui, ci predica questo libro sulla base di traduzioni, cioè sulla base di tradimenti, sui quali non è in grado di esercitare nessun controllo, perché non conosce la lingua nella quale è stato scritto. Però ci predica la verità assoluta. E questo è un altro dato di fatto. È vero, si dice c'è anche una Bibbia scritta in greco, la Bibbia dei 70, e i sacerdoti conoscono il greco, certamente. Sapete cosa pensano gli ebrei della Bibbia scritta in greco? L'ha detto il rabbino capo della comunità ebraica di Torino,
quando ci siamo incontrati il 6 marzo a Milano, no? Nell'incontro che ho fatto con i teologi. Lui ha detto che gli ebrei considerano quella Bibbia una disgrazia per l'umanità. E la Bibbia scritta in greco è quella sulla quale si basa il cristianesimo ortodosso. Quindi il cristianesimo ortodosso si basa su una versione della Bibbia che gli ebrei considerano una disgrazia per l'umanità. Cioè non stiamo entrando nel merito delle traduzioni, stiamo soltanto facendo così un quadro generale. Quindi chi ce la predica sulla base di traduzioni. E le traduzioni nei secoli sono cambiate continuamente, stanno cambiando e cambieranno. Perché ci sono dei termini che vedrete scompariranno dalla Bibbia. Scomparirà, adesso poi lo vediamo, il termine eternità, perché non c'è. Scomparirà il concetto onnipotente, perché non c'è. Scomparirà il concetto del peccato originale. Scomparirà il concetto della creazione dal nulla, perché non c'è. Scompariranno. Ma non è finita. Nel mondo ci sono 1 miliardo e 200, 1 miliardo e 300 milioni di cristiani. Voglio essere buono. Di questi, 1 miliardo e 100 milioni crede ciecamente in ciò che ci sarebbe scritto in questo libro che ci viene predicato da quelli lì, che però non ha mai letto. Allora, se noi invece di parlare del cristianesimo, cioè di una delle più importanti religioni del mondo, parlassimo di una setta di 200 persone, di cui il guru, il maestro, ha in mano un libro di questo genere, fatto così come vi ho detto prima, lo traduce o lo fa tradurre, con tutte quelle incertezze che ci sono. Poi ha 7-8 predicatori, che predicano sulla base di quelle traduzioni ma non conoscono la lingua nella quale è stato scritto, e ha 180 fedeli che credono ciecamente in ciò che lui dice o in ciò che ci sarebbe scritto in questo libro che loro non hanno mai letto. Noi cosa diremmo di questa setta? Proviamo a rifletterci, cosa diremmo di questa setta? Cioè, quando è che la chiudete, no? Questo è il cristianesimo. Non c'è niente da fare. Il problema è che ci sono 1 miliardo e 400 milioni di persone e non stiamo parlando di traduzioni, stiamo parlando di quella che è la situazione normale. Cioè proprio così com'è il cristianesimo, è questo. C'è qui in sala una persona che oggi ha pubblicato la prima pagina di una rivista, Il mio Papa, la rivista interamente dedicata al Papa. In copertina, in alto a sinistra, c'è scritto: queste sono le 5 Madonne che Francesco prega regolarmente. 5 Madonne. Avete mai sentito dire: ah, io sono devoto della Madonna di Lourdes, e un altro dice: ah, io invece sono devoto della Madonna di Medjugorje? Ecco, nella rivista del Papa c'è scritto che lui ne prega 5. È o non è idolatria? È un termine tecnico, non è offensivo. Come si fanno a pregare 5 Madonne? E poi ci permettiamo di parlare del paganesimo. E questa è una di quelle cose, tra l'altro, che viene molto utilizzata per spiegare la differenza tra il popolo intelligente monoteista, che quindi sarebbe stato in origine il popolo di Israele, cioè il popolo di Dio, e poi il popolo di Dio è diventato l'insieme della cristianità. Quindi c'è il popolo che ha conosciuto, capito e accettato il vero unico Dio, e poi ci sono tutti gli altri poveretti. Nel mondo ci sono più di 250 religioni e tutti quelli che nascono si sentono dire che hanno avuto la fortuna di nascere in quella giusta, ok? Perché hanno tutti il diritto di dirlo, perché non ce n'è nessuna giusta di religione, cioè ognuno ha la sua. Quindi chi ha la fede se la viva, nel senso che se la fede ti aiuta a vivere bene, vivila. Tanto non sappiamo come stanno le cose. Quindi se credere in quella cosa lì ti fa star bene, credici. Non porti domande. Cioè decidi di credere, punto. E su questo nessuno deve aver nulla da dire. Ognuno è libero di credere a ciò che vuole. Assolutamente, ognuno deve essere libero di credere a ciò che vuole. Il problema nasce nel momento in cui vuole documentare che ciò in cui lui crede è fondato. Assolutamente fondato, e nel nostro caso il fondamento è questo libro qui,
di cui non sappiamo nulla, predicato da chi non conosce la lingua nella quale è stato scritto, creduto vero da chi non l'ha mai letto. Questo è il cristianesimo. Allora ci dicono che noi abbiamo appunto questo, ce lo dicono con paroloni, perché i sapienti hanno sempre bisogno di utilizzare parole, perché parole diciamo così difficili, perché se usano parole difficili chi li ascolta dice ah beh certo lui è uno che sa. In realtà uno che sa ha l'obbligo di usare parole semplici, perché altrimenti vuol dire che sta nascondendo ciò che non sa. Su questo io non ho dubbi. E allora quando ci parlano di queste religioni, io poi lo vedo, no? Cominciano con tutta l'analisi di questi poveri popoli che sono partiti dal politeismo, poi sono passati attraverso la monolatria, per passare poi attraverso una successiva evoluzione che si chiama enoteismo, per poi arrivare al grande concetto, quello fondamentale del monoteismo, che è ovviamente privilegio delle grandi religioni importanti perché gli altri poveretti. Ecco, allora tutta questa storia qui è una bella storia, molto bella, molto ben articolata, che è stata elaborata dalla teologia, perché se la teologia accettasse ciò che c'è scritto nei testi antichi, dovrebbe smontare tutto ciò che ha creato. Allora, per non smontare tutto ciò che ha creato, deve elaborare queste storie, queste ipotesi, queste dottrine, e quindi questa, come dire, successione di forme di pensiero, ripeto, politeismo, monolatria, enoteismo, eccetera, 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 pur di non dire che in realtà quelli là, cioè i popoli antichi, avevano a che fare con un sacco di individui. Ed è per questo che nascondono dietro monolatria, cioè politeismo, monolatria, cioè altro. Monolatria vuol dire adorarne uno tra tanti. Enoteismo vuol dire adorarne uno senza arrivare ad affermare che gli altri non esistono, cioè come dire non me ne occupo. E invece il monoteismo è adorarne uno dicendo che esiste solo lui. Capite? Questi sono un po' i passaggi che vengono attribuiti. Il problema è che nei testi antichi non è che non c'è il politeismo, non c'è la monolatria, non c'è l'enoteismo, non c'è il teismo, che è un concetto greco, che è stato inserito nei testi antichi. Senza il pensiero greco, la nostra religione non esisterebbe, non potrebbe esistere. Perché i concetti metafisici, nella cultura ebraica, nella lingua ebraica, non esistono. Non esistono. La Bibbia non se ne occupa. Allora si dice che questi qui, ovviamente, a parte il popolo di Israele, che è l'unico popolo intelligente esistente nella storia, adoravano delle divinità che non esistono. Cioè in realtà adoravano dei pezzi di pietra e dei pezzi di legno. Io penso ai Fenici, che hanno conquistato il Mediterraneo con i commerci e con le armi, ma erano talmente stupidi da parlare con delle pietre e con dei tronchi senza accorgersene. Penso agli Egizi, penso agli Ittiti, penso agli Assiri, penso ai Babilonesi, penso a tutti gli altri popoli che non sono Israele, che per millenni hanno parlato con dei mucchietti di pietre, con dei pezzi di legno, senza accorgersi che questi erano inerti. Ma si può anche solo elaborare una roba del genere? Si può. Si può perché la teologia lo deve fare, perché altrimenti come giustifica? E poi vediamo come sia impossibile addirittura dentro la Bibbia questo discorso qui, lo vediamo proprio in assoluta tranquillità. Addirittura poi dicono, vabbè, sì, pezzi di pietra pure li identificavano con i pianeti. Quindi pensavano che i pianeti fossero degli dei. Peccato che, per dire già solo dalla Università di Berlino, è stato pubblicato uno studio dal quale si ricava come i babilonesi utilizzassero la geometria trapezoidale per calcolare l'orbita di Giove. Ora voi pensate, adorate un puntino nel cielo come Dio, ma ne calcolate l'orbita, cioè calcolate l'orbita di Dio. Per dire, tra 2 mesi e 3 giorni si troverà là. Non tiene. Ma non tiene neanche nella Bibbia. Bisogna arrivare ad accettare l'idea che questi popoli antichi avevano a che fare con una molteplicità di individui e che non erano così stupidi da parlare con delle pietre senza accorgersi che quelle pietre non rispondevano. Ho detto prima delle 5 Madonne. Quanti milioni di statuette di gesso ci sono relative alla nostra religione? Se domani mattina la nostra civiltà scompare, tra 3000 anni arriva qualcuno a scavare, trova milioni di statue di gesso, di legno, di metallo, di vetro, di cristallo, di plastica, di quel che volete, di uno in croce. Arriva tra 3000 anni,
Poi va a vedere nei testi che parlano di questo qui in croce. E poi fa delle ricerche. E arriva alla conclusione, che è la stessa conclusione che abbiamo noi oggi, non cambia nulla, che di quello lì in croce non c'è nessuna prova storica. Non del fatto che sia stato in croce, del fatto che sia esistito. Non c'è nessuna prova, io non dico che non è esistito, attenzione, dico non c'è nessuna prova storica del fatto che sia esistito. E tra 3000 anni cosa diranno? Esattamente ciò che noi diciamo dei popoli cosiddetti pagani. Beh, poveretti, adoravano delle statue di gesso perché si illudevano che dietro quelle ci fosse qualcuno. Si erano inventati qualcuno. Cioè diranno dei cristiani esattamente ciò che adesso i cristiani dicono di assiri, babilonesi, fenici, ittiti, egiziani, sumeri. Diranno esattamente la stessa cosa. Cioè se il criterio esegetico, se il criterio interpretativo è questo, i cristiani si devono rassegnare a sapere che tra 3000 anni verranno giudicati con lo stesso metro e verranno definiti idolatri. Non c'è dubbio, nessun dubbio. Verrà detto che avevano sì una divinità maggiore, a questa divinità poi a un certo punto hanno divinizzato anche sua madre, perché dovete sapere che la Madonna per i primi 2 secoli non contava assolutamente nulla. L'hanno fatta poi con il concilio di Efeso, l'hanno fatta diventare la Theotokos, cioè la madre di Dio, ma prima assolutamente nulla. Nei Vangeli la Madonna non conta nulla, leggeteli. Allora diranno, sì, quindi hanno divinizzato anche sua madre, e poi avevano tutta una serie di divinità intermedie, cioè di uomini divinizzati, Padre Pio, ai quali venivano attribuiti dei poteri, cioè questi qui potevano intercedere presso la divinità per ottenere delle grazie per i fedeli particolarmente meritevoli. È esattamente ciò che noi stiamo dicendo della religione babilonese, dove c'erano i grandi dei e poi, come è citato nella Bibbia, c'erano gli Shedim, cioè questi personaggi intermedi che facevano da mediatori. Non c'è nessuna differenza. Se il criterio interpretativo è quello, tra 3000 anni si giudicherà questa nostra cultura attuale come una cultura di idolatri. Come si fa a pregare 5 Madonne? Il Papa non prega 5 Madonne. Però nella rivista che lo rappresenta c'è scritto, e quindi chi troverà queste cose troverà questi documenti e non avrà dubbi sull'idolatria dell'anno 2016, non avrà nessun dubbio. Statuette di tutte le divinità intermedie, statuette di plastica con dentro l'acqua. Cioè mettetevi tra 3000 anni e provate ad analizzare oggi, così come noi analizziamo ciò che è successo 3000 anni fa. Non c'è nessuna differenza, nessuna. E diranno, tra l'altro, che credevano a un testo di cui non si sapeva nulla. E quindi, così come noi diciamo dei regnanti di allora, questi sono stati bravissimi, i sacerdoti, i grandi sacerdoti, perché attraverso questo tenevano sotto controllo il popolo, analizzando la nostra situazione attuale diranno esattamente la stessa cosa. Le gerarchie tenevano sotto controllo il popolo. Non c'è nessuna differenza. Quindi quando applicano questi criteri esegetici dovrebbero stare attenti, perché loro pensano di farlo risolvendo, sì certo, e risolvono la situazione, no? Allora poveretti, quelli erano pagani, monolatri, enoteisti, poi per fortuna sono arrivati gli israeliti monoteisti, e da quel momento lì in avanti abbiamo capito tutto. Quegli altri erano esattamente come noi. Noi c'è chi adora la statuetta di Santa Rita. E perché uno si porta a casa la statuetta di Padre Pio? Perché è convinto, o comunque avverte emotivamente, che a parlare con la statuetta gli sembra che Padre Pio sia più vicino. O no? È così o no? Perché altrimenti uno perché si porta a casa la statuetta di Padre Pio? Si dice, ma quelli si facevano gli idoli, perché noi no? Siamo pieni di idoli. Tra l'altro, in totale disprezzo di ciò che avrebbe ordinato il Dio. Dico avrebbe ordinato il Dio, che è il Dio Padre, si fa per dire, che ha detto non vi farete mai immagine. E quest'ordine non è mai stato revocato. Mai. Quindi la Chiesa che produce e vende immagini sta peccando contro il suo Dio ogni minuto. Perché il suo Dio gli ha detto tu non ti farai mai immagini. E sono sempre quelle. Gli ordini sono sempre quelli, non sono mai cambiati. Ma perché la Chiesa ha dovuto fare questo? Perché la Chiesa ha dovuto tirar via la gente dal cosiddetto paganesimo. E siccome nel paganesimo le immagini e le statuette erano normali, la gente ne ha bisogno. Se non gliel'avesse lasciate fare, col cavolo che la Chiesa sarebbe riuscita ad avvocare a sé
milioni di persone. La gente ha bisogno di toccare la materia e quindi le statuette di gesso sono tranquillizzanti, ma le statuette di gesso vanno contro gli ordini di Dio. Dio lo dico sempre fra parentesi, perché per fortuna quello non è Dio, quindi siamo tutti tranquilli. Ma questo è un dato di fatto e non c'entra con le traduzioni. Trovatemi il posto in cui Dio ha detto sì, da adesso in avanti potete farvi immagini. E lui diceva, se vi fate immagini io vi ammazzo. Non dovete farlo. E noi lo facciamo. A iosa. A iosa. Quindi questo è.